Tra i fatti di questo mondo che ad oggi rimangono da scoprire, ciò che più ci interessa è il contenuto dei poneglyph, ma soprattutto la ragione della loro esistenza. Perché le persone del passato hanno utilizzato dei testi scritti su pietre durissime per trasmettere gli stessi ai posteri? Non è che hanno inciso la storia su pietre indistruttibili e li hanno disseminate in tutto il mondo, proprio perché pensavano che se l'avessero scritta su carta o su dei libri, questa sarebbe stata estirpata completamente. In altre parole, questa è chiaramente la prova che coloro che li hanno lasciati avevano dei nemici. Se supponessimo che quelle persone fossero state sconfitte e distrutte dal nemico, allora quel nemico sarebbe dovuto sopravvivere al resto della storia. E guarda caso, proprio quando terminarono i 100 anni di vuoto 800 anni fa, in quel preciso momento venne istituito il governo mondiale. Se il nemico di coloro che furono distrutti fosse l'odierno governo mondiale, allora potremmo pensare che i 100 anni di vuoto fossero una storia scomoda, cancellata per mano del governo mondiale. Decifrando alcuni poneglyph che abbiamo trovato molto tempo fa, ci siamo resi conto che un tempo esisteva un paese, di cui ora non rimane traccia. Ciò che emerse dai documenti era l'esistenza di un regno enorme. A quanto pare andava orgoglioso di un grande potere, ma qualunque informazione di riguardo quella nazione è stata ostinatamente cancellata. Probabilmente quando si resero conto che sarebbero stati annientati da un'alleanza di nazioni, nota in seguito come governo mondiale, affidarono il loro pensiero al futuro, scolpendo tutta la verità su quelle pietre, e quelle pietre sono i poneglyph che hanno perdurato fino ad oggi. Le armi ancestrali sono sicuramente una minaccia per il mondo. Tuttavia, la più grande minaccia per il governo mondiale è che assieme ad esse si risveglino anche la storia, l'esistenza e gli ideali di quel regno. Non è chiaro quale fosse questa minaccia, ma la chiave di tutto è nel nome di quel regno un tempo prospero, ossia... Benvenuti amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Quest'oggi vorremmo provare una cosa un po' ambiziosa, forse anche un po' sciocca, ma diciamoci la verità, ogni tanto bisogna dar sfogo alla fantasia e lasciarsi trascinare dal proprio io selvaggio. L'obiettivo di questo video è di dare un nome a quel regno che costò la vita a Clover. Anzi, mi correggo. Un nome già ce l'abbiamo in mente. Il vero obiettivo è capire se questo nome possa essere effettivamente lo stesso nome che Clover ha pronunciato durante la telefonata con i 5 anziani. Io ve lo dico, da qui in avanti non si torna più indietro. Quindi se avete ripensamenti, se preferite evitarvi possibili spoiler o rivelazioni, non proseguite. Altrimenti allacciate le cinture, che si parte. Si dà sempre per scontato che il regno antico sia qualcosa di nuovo, di non visto, qualcosa che Oda si sta tenendo stretto senza dare alcun indizio per farci capire o anche solo intuire chi fossero questi personaggi tanto scomodi al governo mondiale. Ma se non fosse così, se ce l'avessimo da anni sotto al naso, a conti fatti perché uccidere un uomo se questo nome non lo conosceva nessuno? Narrativamente non funzionerebbe. Quindi, da dove partiamo? Onestamente, girarci intorno per darvi l'effetto wow alla fine e costringervi qua a aspettare sarebbe criminale. Un conto è avere le prove tangibili di ciò che si parla, un conto è trovare prove per una propria ipotesi. E visto che di prove inoppugnabili a supporto di questa ipotesi non ne esistono perché nel manga ancora non ci hanno esplicitamente detto che quella è, ma ci sono comunque fatti che possono portarci a pensare che la risposta possa essere proprio quella che vi sto per dire, allora cominciamo subito dal nome del regno antico e di conseguenza dai suoi abitanti. Partiamo da questa idea. Immaginatevi l'impero romano. L'impero romano era un grande regno che partiva da nord e finiva in Africa, raggiungendo l'estremo ovest europeo e allargandosi anche verso oriente. Un giorno poi arrivano i barbari e un po' per volta lo smantellano
E oggi Roma cos'è? È una città, molto grande, ma è una città. Ecco, il Regno Antico, a detta nostra, ha subito lo stesso destino. Pertanto, ecco il suo nome. Il nome del Regno Antico era Wano. Quindi quando dico Wano, non parlo dell'attuale paese di Wano. Sto dicendo che il nome di quel regno era Wano. Sono due cose diverse e di conseguenza la casata reale di quel regno era il clan Kozuki. Vi lascio qualche secondo per insultarmi o per preparare la vaselina e sistemarvi bene sulla sedia o sulla poltrona. Bene, prendiamo i fatti e cominciamo con gli antichi caratteri. Antichi caratteri che abbiamo sempre creduto una scrittura antica di chissà che razza o civiltà che regnava in questo fantomatico grande regno, magari insegnata ai Kozuki proprio perché questi la incidessero sui poneglyph prima della disfatta. Ok, Oden invece ci dice chiaro e tondo che quella scrittura non è altro che un codice segreto che si tramanda di padre in figlio all'interno del clan Kozuki. È una cosa loro, esclusiva. Infatti nessun altro al di fuori di un Kozuki può leggere e utilizzare i caratteri antichi come metodo di scrittura, cosa che ci confermano anche i vassalli di Oden durante la saga di Zou. E per l'appunto, come detto a Zou, coloro che incisero i caratteri antichi sui poneglyph per diffondere la vera storia furono proprio i Kozuki, espertissimi mastri scalpellini, nel cui paese, guarda caso, si estrae la pietra in grosse cave, facendone blocchi cubici. Restando in quel di Zou, dove il pelo è lungo e le corna sono belle, il clan Kozuki ha praticamente sotto di sé un intero popolo, un popolo con cui ha stretto un rapporto fortissimo di fratellanza, ovvero i Mink. Ma dove vivono questi Mink? I Mink vivono sul dorso di un elefante gigantesco, gargantuesco. Il nome di questo elefante è Zunesha, che in un tempo sconosciuto ha commesso un crimine tuttora misterioso e che da secoli vaga per mare senza meta, trasportando su di sé la popolazione dei Mink. Ma la cosa fondamentale non è tanto questa, quanto piuttosto se gli unici in grado di comandare l'elefante siano i Kozuki. Noi non sappiamo se l'intero clan Kozuki è in grado di comandare Zunesha. Noi abbiamo visto Oden, ma Oden non sentiva le parole dell'elefante e non ha avuto la necessità di comandargli, di dargli un ordine. Cosa invece che ha avuto suo figlio, Momonosuke. Noi abbiamo visto Momonosuke sentire le grida di dolore dell'elefante. Lo abbiamo visto vedere attraverso gli occhi dell'elefante e vedere gli attacchi delle navi di Jack. A quel punto Momonosuke gli ha dato l'ordine, gli ha dato un comando. Noi non sappiamo se questo sia un potere distinto, ma potrebbe anche rivelarsi essere un'arma ancestrale, una delle 3 armi ancestrali, Uranus per la precisione, che andrebbe ad accoppiarsi con le altre 2, con Shirahoshi, Poseidon, la signora dei re del mare, oppure con Pluton, la grande corazzata. Queste armi, che come dice Rayleigh a Renekton, sono state definite tali da coloro che hanno acceso in Roger la fiamma della curiosità, la fiamma della ricerca di questa fantomatica ultima isola della Grand Line, e alle quali è stato dato il nome di 3 divinità. Ma comunque, tornando ai Mink, questi aumentano il loro potere grazie alla luce della luna piena, con il quale si trasformano in Sulong, una sorta di licantropia che li rende potentissimi. E la luce della luna si collega direttamente al clan a cui loro sono strettamente correlati. Il clan della luce della luna, il clan Kozuki.
E a proposito della luce della luna, lo sapete che i kanji che compongono la parola Kozuki significano proprio luce e luna? Così come i cognomi degli altri clan che formano la classe dirigente del paese, esclusi Kurozumi. Infatti abbiamo gli Shimotsuki, gelo più luna, gli Utsuki, pioggia più luna, gli Amatsuki, cielo più luna, e i Fugetsu, vento più luna. Come mai tutti questi riferimenti alla luna? Possibile che il regno antico fosse abitato dai diretti discendenti degli antichi dei discesi dalla luna? Possibile, secondo quanto ipotizzato nel fact-checking 27, che gli dei, dopo aver creato l'umanità a loro immagine e somiglianza, possano aver mescolato il loro DNA con esse, creando una genia dal sangue misto che col passare dei millenni ha ereditato la Terra? Diciamo che tutti i miti del nostro mondo raccontano questa storia. Oda, come abbiamo ben visto, non sembra essere da meno. Tornando alle famiglie lunari di Wano, parliamo un attimo di Toki. Toki appartiene al clan Amatsuki e grazie al frutto Toki Toki, che le permette di viaggiare nel futuro, è fuggita dai 100 anni di vuoto, saltando di epoca in epoca fino al momento in cui si è imbattuta in Oden. Caso o destino? Direi la seconda opzione. Il suo obiettivo era ritrovare Wano, luogo di cui erano originari i suoi genitori, ma per un motivo. Lei stessa ammette prima di morire che aveva scelto di viaggiare nel futuro per trovare qualcuno che, cito lei, l'avrebbe fatto. Ok, ma fatto cosa? Questo pensiero di Toki lo possiamo leggere appena prima della famosa profezia. Luna, tu che non conosci l'alba, se il tuo desiderio dovesse avverarsi, nell'anno che intreccia 20 anni, proietterai 9 ombre nella notte da te illuminata, e finalmente sarai in grado di conoscere l'alba abbagliante. Quindi lei cercava Wano perché qualcuno a Wano, secondo lei, avrebbe potuto far conoscere l'alba alla luna. Grande metafora, secondo me, che significa semplicemente che la notte possa finalmente aver fine, con il ritorno del sole. Lei si è fermata nel momento in cui ha trovato Oden, probabilmente perché in testa sua Oden era quella persona. E perché proprio Wano? Perché probabilmente Wano è il punto focale di tutta la storia antica. Passiamo ora a fatti più concreti. Abbiamo parlato della classe dirigente del paese di Wano, che è strutturata in una figura capo, lo shogun, e 5 ministri che gestiscono le regioni limitrofe alla capitale, ovvero i daimyo. Nel fact-checking 25 abbiamo passato in rassegna le fonti mitico-religiose a cui Oda sembra essersi ispirato per la realizzazione dei 5 anziani e di Im-sama. Al di là dell'evidente paragone numerico con Wano, con i 5 ministri a supporto del capo unico, avevamo visto come nelle raffigurazioni artistiche della scuola Shingon giapponese ricorrano spesso 5 figure di Buddha, note anche come i 5 Tathagata della saggezza o anche come i 5 conquistatori, i quali facevano capo al Buddha primordiale, il re della saggezza, ovvero colui che è sempre stato e sempre esisterà, ossia il grande uno, che è simile al sole. E visto che il governo mondiale sembra essere oscurità invece che luce, avevamo ipotizzato che la compagine vincitrice della guerra che portò alla creazione del governo mondiale potesse essersi spudoratamente appropriata di ciò che apparteneva alla precedente casata regnante, cariche, strutture e titoli inclusi. Come se non bastasse, la gente di Wano ci dimostra più volte di essere di religione buddista, dato che vengono citate più volte da personaggi illustri come Yogoro dei Fiori, lo stesso Oden Kozuki, Kinemon, diverse figure del credo buddista, tra cui appunto il dio della saggezza e il Buddha storico, Siddhartha Gautama. Buddha che abbiamo visto sia su una delle facce della Bibbia che ha in mano il giudice nel flashback di Nolan, sia nell'arca Maxim di Enel, entrambe rigorosamente in oro. Oro che, come abbiamo visto nel fact-checking 28, è un metallo che l'umanità collega da sempre, fin dai tempi antichi, con la divinità. E guardate caso, Wano nell'antichità era conosciuta come il paese dell'oro. Non è una cosa da sottovalutare, ragazzi. Non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Perché, secondo le leggende di diverse culture, nel nostro mondo ci fu un tempo perduto,
un tempo dei miti e delle leggende. Ah no, scusate, quella era un'altra cosa. Ci fu un'età dell'oro, in cui i primi esseri umani vivevano in totale armonia con gli dei più antichi. E guardate caso, Shandora è stata scelta come nazione per proteggere uno dei Poneglyph, uno dei 3 Poneglyph che custodivano le armi ancestrali. E aveva una città completamente ricoperta d'oro, completamente. Metallo però che per loro non aveva un valore come merce di scambio. Per loro era fondamentalmente un ornamento, era un elemento decorativo, come per molte civiltà mesoamericane, a cui Oda ovviamente si è ispirato per creare Shandora. E ovviamente questo elemento decorativo era un elemento che simboleggiava la loro vicinanza con gli dei. Adesso vi faccio una domanda, o anzi 2. Secondo voi è possibile che fosse stata proprio Wano, la città dell'oro, la nazione dell'oro, a dare proprio tutto quell'oro a Shandora per rivestire la città? Ma soprattutto, ragazzi, è possibile che Wano, ovviamente conosciuta come il paese dell'oro, lo fosse perché fin dai tempi antichi custodiva l'oro che le divinità stesse avevano accumulato per anni e anni e anni per loro stessi? Sempre nel fact-checking 28 avevamo parlato del fatto che l'oro è usato sia nell'industria spaziale, sia nei componenti elettrici e in quasi tutto ciò che ha a che fare con l'elettricità, visto che è uno dei conduttori più importanti, e di come nella teoria degli antichi astronauti coloro che dal cielo scesero sulla Terra procedevano all'estrazione e all'utilizzo del metallo per i loro apparecchi tecnologicamente avanzati, ma anche per conservare l'atmosfera di Nibiru, il loro pianeta natale, che, come visto nel fact-checking 29, in giapponese è scritto con gli stessi caratteri di Biruka, la città lunare Birka. E come se non bastasse, tornando al fatto che il governo mondiale possa essersi spudoratamente appropriato di ciò che apparteneva alla precedente casata regnante, è anche possibile che abbia tentato di sottrarre tutto l'oro a questo grande regno, tanto che ancora oggi i draghi celesti si fanno versare da tutte le nazioni appartenenti al governo mondiale l'oro celeste, una tassa fissa senza alcun apparente motivo, dato che loro sono persone a cui basta schioccare un dito per avere ciò che vogliono. Passiamo ora alle 2 isole finali della Grand Line, Lodestar e Laugh-Tale. L'ultima isola visibile, Lodestar appunto, è forse la più interessante delle 2 per il nostro ragionamento, perché, come ci dice Inuarashi, è proprio qui che si viene a scoprire del mistero dei Poneglyph, degli antichi caratteri e della civiltà che li ha creati. 3 cose, dice Inuarashi, 3 cose e tutte e 3 sono legate ai Kozuki. I Poneglyph, che i Kozuki estraggono e sanno incidere, gli antichi caratteri, il codice segreto della famiglia Kozuki, e la civiltà che li ha creati, ovvero i Kozuki stessi. Più evidente di così diventerebbe accecante. Quindi Lodestar cos'è? Una parte sopravvissuta del regno antico? I confini più estremi prima di Laugh-Tale? La cosa certa è che se scopri dei Poneglyph e di tutto il resto, Lodestar era terra Kozuki. Ma proviamo a fare il ragionamento al negativo. Poniamo il caso che il regno antico non fosse Wano, ma che semplicemente fosse loro alleato. Che senso avrebbe che una civiltà che stava per essere sterminata facesse scrivere le proprie memorie e la storia, che sicuramente verrà cancellata dal nemico, su delle pietre indistruttibili in una lingua che è il codice segreto che soltanto una famiglia di un loro alleato avrebbe potuto leggere? In che modo così avrebbero salvato la storia? Ovviamente in nessuno. Avrebbe senso solo se quelli fossero i loro caratteri segreti, in modo che solo i loro discendenti avrebbero potuto leggerli e ricomporre la storia perduta. L'agente di Ohara è un inciso involontario.
Loro da menti eccelse sono riusciti a decriptare il codice, ma questo avrebbe dovuto restare ad uso esclusivo del clan Kozuki. E veniamo a Laugh Tale, il luogo senza nome a cui Roger ha pioppato questo nomignolo, soprattutto viste le grasse risate che si sono fatti lui e i suoi soci una volta visto il tesoro nascosto lì. Oden ci racconta nel suo diario che una volta raggiunto questo luogo scoprirono ogni cosa e ci fa un elenco. Parla di cosa sono le armi ancestrali, di chi erano coloro che hanno la fantomatica D nel loro nome, cosa sia successo durante i 100 anni di vuoto, ma non fa nessun accenno al regno antico. Non cita nessun regno antico, ma parla di Wano. Parla di Wano. A Laugh Tale si parla di Wano, c'è scritto Wano. E di Wano si dice che era in contatto con l'esterno. Il suo paese era collegato con il resto del mondo, ma finì per isolarsi, per rinchiudersi in se stesso, per un qualche scopo da realizzare e soprattutto per proteggersi da una grande potenza. Compito di Oden, dopo aver conosciuto tutta questa storia, è quello di riaprire il paese, perché sa che a breve arriverà un personaggio tuttora sconosciuto, il cui nome sarà Joy Boy, che prenderà l'eredità di Joy Boy. Una persona che avrebbe portato a termine quel grande ciclo di eventi che si sarebbero concatenati, incastrati, da lì nel futuro, in uno spazio di 20 anni. La questione è che oggi il paese di Wano segue praticamente una rigidissima politica di Sakoku, una rigida politica di isolazionismo, e significa che il contatto con tutto ciò che è estraneo, con tutto ciò che è esterno al paese, siano pirati, siano naufraghi, siano anche invasori, è considerato un crimine. È proibito. E così come è proibito uscire da Wano stessa. Tant'è vero che quando Oden esce da Wano è visto quasi come un criminale, per il semplice motivo che lui vuole uscire dall'isola. Questa politica di isolazionismo è stata possibile anche grazie a due elementi importanti. Il primo è la geografia del paese. Noi vediamo che Wano è là sopra ha delle gigantesche cascate e non c'è modo di raggiungere l'isola se non scalando queste cascate. Ma c'è un passaggio, ma non lo conosce nessuno. E soprattutto per un altro motivo. Questo motivo sono i samurai, dei guerrieri rinomati, riconosciuti e temuti. Tant'è vero che tantissimi personaggi all'interno dell'opera hanno parlato dei samurai con un certo timore reverenziale. Personaggi tra cui il grande ammiraglio Sakazuki, Brook, D.S. Drake. E forse per pura coincidenza, ciò di cui era orgoglioso il Regno Antico, citiamo le parole di Clover, era il suo grande potere. Però potere è relativo, ragazzi. Cioè, Clover parla senza avere informazioni concrete, nozioni concrete, fisiche, complete di ciò di cui si stia parlando. Lui non sa di preciso cosa sia questo orgoglio, che cosa sia questo potere. Quindi può essere qualsiasi cosa, può essere veramente qualsiasi cosa. A conti fatti potrebbero essere gli indomiti guerrieri temuti da marina e governo, coloro che prima di muovere un passo verso e contro Wano ci pensavano 2 o 3 volte, anche 4 volte prima di farlo. Potrebbe trattarsi di una portentosa tecnologia, come quello che ci viene detto da Nekomamushi, cioè la tecnologia per incidere i poneglyph, o anche per incidere e estrarre la galmatolite stessa, senza dirci proprio che furono i Kozuki stessi a farlo.
Infine, eccoci alla chiusura del discorso. Da anni vi parlo del regno del sole, vi parlo di quel regno antico che ha lasciato stemmi solari sparsi qua e là per il globo, di cui i suoi alleati si sono marchiati per attestare la loro appartenenza a questo grande collettivo. E chi nel mondo reale si fa da sempre fregio del sole, sia nel proprio nome che nella propria bandiera? Il Giappone, ragazzi e ragazze, il Giappone. E Wano cos'è? La rappresentazione del Giappone nel mondo di One Piece. Il nome stesso del Giappone in giapponese, Nihon o Nippon, deriva dall'espressione Inomoto, che significa origine del sole, in modo simile al termine usato anche da noi, sollevante, e la bandiera rappresenta il disco solare, e non a caso si chiama Inomaru, che significa, guarda caso, cerchio del sole. Quindi cosa più del Giappone può essere per un autore giapponese che comunica principalmente con un pubblico giapponese la rappresentazione del regno antico, a cui tutto fa riferimento per portarci al gran finale dell'opera? Personalmente non credo esista luogo migliore. Se poi considerassimo pure quanto sia lunga questa saga dei samurai, non dico quella di Wano, ma proprio quella dei samurai. Noi incontriamo Kinemon nel volume 66, Japan Kazad, poi Momo, Kanjuro Dressrosa, Raizo Nekomamushi no Arashi Azo. L'inciso di Whole Cake Island è comunque collegato a Wano per via del legame tra Lin e Kaido. E infine Wano, con il più grande flashback visto ad oggi, con tutti i collegamenti incredibili che ci ha dato. Questa è la saga più grande mai vista ad oggi e sono sicurissimo che alla fine di questa battaglia avremo le meglio rivelazioni su tantissime cose. Rivelazioni che ci daranno forse un quadro molto più ampio di ciò che è successo in quel tempo cancellato dalla storia, ma sicuramente non completo. Altrimenti a che servirebbe raggiungere Laugh Tale? A mio dire è palese che manchi ancora qualcosa. Manca sicuramente qualche tassello, forse il movente che ha creato tutto ciò che è successo, o la causa ancestrale che ha spinto il mondo in quella direzione. Le cose attualmente sicure sono queste, secondo me. Joy Boy e il Regno Antico erano legati da un'alleanza, proprio come ora Luffy ha stretto un'alleanza con Momonosuke. Esisteva un grande piano che coinvolgeva entrambe le parti, e probabilmente anche i regni alleati come Shandora, che avrebbero dovuto cambiare il mondo. Il motivo di questo piano è legato, a mio dire, a quel tassello mancante che ci dovrebbe dare la causa ancestrale che ha spinto il Regno Antico a muoversi in quella direzione. In direzione opposta c'è l'alleanza dei regni, che si è messa contro il Regno Antico, che con molte probabilità era avversa alle loro intenzioni e si è mossa per fermarli. E ragazzi, questo è tutto. Per ora. Anche se non ritenesti i nostri argomenti sufficienti per mettere un punto alla cosa, come io stesso credo tra l'altro, pensate però alla quantità di possibili indizi che abbiamo in mano. La speranza, onestamente, è comunque quella di aver sbagliato. Se no, una parte del gioco potrebbe essere già finita qui. Ma in ogni caso, fino a conferma o smentita da parte del sensei, avremo sempre il dubbio, il che significa che si dovrà continuare a cercare di capire se ci sono altre strade percorribili. E così il misterioso Regno Antico potrebbe essere nient'altro che Wano. Sarebbe davvero un bellissimo scherzo, ma d'altronde anche Freud diceva che scherzando si può dire di tutto, anche la verità. Diciamo che sarebbe un po' come quando non trovi gli occhiali e li cerchi invano in giro per tutta la casa per poi accorgerti che li avevi sugli occhi tutto il tempo. Ma la nostra ricerca non si ferma qui, perché noi continueremo il nostro viaggio lungo la strada che ci porta verso il sole. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio infernale e incredibile, e anche se ormai dovrei averci fatto l'abitudine su queste incredibili analisi che fa Gabriele, resto sempre spiazzato, perché lui con manga alla mano, attenendosi esclusivamente al manga, riesce sempre a trovare quel guizzo creativo che spesso e volentieri fa aprire gli occhi, insomma, a tutti gli altri lettori, lo fa da anni ormai.
E so che lui spera di non averci azzeccato, so che lui spera che sia stato un grande abbaglio perché vorrebbe dire aver anticipato nei tempi quella che sarà una delle rivelazioni più importanti dell'opera. Però io ho davvero difficoltà a pensare che questo sia soltanto un abbaglio per l'appunto, perché manga alla mano sembra quasi incontrovertibile quello che è il risultato di questa sua analisi molto ben studiata in questo modo quasi scientifico, appunto come quasi scientificamente da 23 anni Eiichiro Oda scrive il suo manga. Quindi spero che vi siate divertiti, vi abbia intrattenuto questa sua analisi infernale, che vi abbia insomma fatto divertire, vi abbiamo fatto divertire. Quindi mi raccomando, seguiteci e abbiate fede, che è regolare. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, che abbiate riflettuto. Questa fondamentalmente è una nostra illazione, cercando di costruirla con i tasselli che Oda ci ha disseminato fino ad oggi. Ci abbiamo preso? Non ci abbiamo preso? Chi se ne frega? Noi ci siamo divertiti. E spero che vi siate divertiti anche voi e che possa piacervi. Secondo me ci abbiamo preso. Sarà il tempo a dirlo. Detto questo, ragazzi, vi aspettiamo nelle nostre prossime attività, che siano live, che siano video o che siano cose scritte sui nostri social. Ciao a tutti. È così, ragazzi. La nostra strada si ferma per il momento, ma il viaggio va avanti, E io vi mando un grande abbraccione, perché avete sostenuto il Biker Raft fino adesso e spero che continuerete a farlo fino alla fine di questo lungo viaggio. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, divertitevi e abbiate sempre fede, che è regolare. Chissà quanti saranno quegli stronzi che pensano veramente che questa sia una teoria del re quando è evidente che è una teoria di Lorenzo. Ma che cazzo fate ancora qua? Ma andate a lavorare, va? Dubito che Oden c'entri qualcosa con la situazione attuale. Tuttavia, mi domando il motivo per cui così tante persone importanti abbiano a che fare con Wano. A me non sembra una semplice coincidenza, Sakazuki.